Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del Gemelli, anche ascendente Gemelli, anche se hai la Luna in Gemelli o Venere in Gemelli. Andiamo a vedere cosa accadrà nel mese di agosto 2026. Lo facciamo con il nostro approccio più concreto possibile, la tarologia co-creativa, come vi ho raccontato nel podcast, il manifesto del mio approccio ai tarocchi e alla spiritualità. Allora, ragazze mie, ragazzi, partiamo subito, facciamo una creazione stupenda tra tarocchi e oracoli e vediamo cosa gli spiriti ci narreranno. Allora, chiedo al mio amante mistico di realizzare questa creazione per te affinché tu abbia la gioia della co-creazione, bellezza, amore, prosperità e visione. Partiamo dal primo argomento, l'energia generale del mese, dove andremo a mettere 3 tarocchi e un oracolo. Cosa si muove nel tuo mese? Quali energie potrebbero manifestarsi nella tua vita? Incontri, decisioni, opportunità, chiusure, collaborazioni. Energia generale del mese, Gemelli. Allora, mettiamo prima 3 tarocchi, 4 di denari, paggio di denari e 6 di spade. Ok, mettiamoci un attimo queste e poi ti dico il messaggio completo. L'oracolo delle porte. Sono carte che vanno verso un'apertura, magari abbiamo vissuto dei momenti un po' più di chiusura negli ultimi periodi, o non di chiusura, di trattenere, no? Trattenere, controllare le cose, le situazioni, e un'apertura verso qualcosa, verso un transito concreto di vita. Wow! Allora, chi sta già facendo il rituale di agosto? Questa è la porta che si apre una sola volta. Vabbè, te l'avrei detto dopo del rituale di agosto. È la porta magica, meraviglioso. Quello che vedo è che magari inizi agosto con un po' il desiderio di proteggere quello che hai costruito, no? Come se avessi un po' paura che qualcuno ti portasse via delle cose tue, no? Però quello è anche il bisogno di controllo, quindi anche il tempo arrivi ad agosto un po' come la necessità anche di proteggere un po' le tue risorse o le tue energie, o proteggere una situazione a cui tieni molto, non lo so, può essere diversificato per ognuno di voi, no? La domanda qua è: ma sto custodendo quello che amo oppure sto trattenendo quello che invece ha bisogno di fluire, no? Un po' la domanda che bisogna farsi è questa. E poi con questo paggio di denari arriva un'energia completamente nuova. Qua io vedo delle opportunità concrete, può essere o un nuovo progetto, o un'idea da sviluppare, o uno studio, oppure ci sarà un incontro che ti aprirà delle possibilità. Il paggio, ricordati, non ha tutte le risposte ancora, però ha una qualità stupenda, ha la disponibilità a imparare, è l'energia di chi guarda la vita e dice: insegnami vita qualcosa di nuovo. Eccola qua, e la vita ti porta verso qualcosa di nuovo, è la carta del passaggio, un movimento è da una condizione mentale o emotiva un po' stressante a una nuova riva. Magari potresti lasciarti alle spalle un modo di pensare, potresti lasciarti alle spalle una situazione o un peso che hai portato per molto tempo. Non è un distacco doloroso questo, è un viaggio verso più chiarezza, verso acque più tranquille. È come se agosto ti dicesse: non devi portare con te in questo mese tutto ciò che ti ha accompagnato finora, ma solo l'essenziale, e poi qualcosa di magico arriva. Cioè, questo è proprio stupendo. È un invito a incontrare veramente le immagini della tua vita che ti stanno arrivando incontro per realizzare un capolavoro. Ecco perché ti ho detto il rituale della porta di agosto. Perché succederà qualcosa di inaspettato. O un incontro, o un'intuizione, o un'opportunità, oppure ci sarà una coincidenza significativa. Ma la magia, nella visione co-creativa della tarologia che porto avanti, non è qualcosa che arriva per salvarti, è proprio la vita che arriva e ti dice: guarda, tu meriti qualcosa di straordinario, se smetti di proteggerti da quello che già conosci.
Cioè, questa è molto coerente con te perché è la tua mente che lascia una vecchia narrazione di te, della vita, degli eventi e si apre a nuove possibilità. Ok, fin qua ci siamo, no? Vediamo adesso il tema evolutivo del mese, mettiamo due tarocchi e un oracolo. Cosa desidera nascere attraverso di te questo mese? Quale potenziale sta cercando di emergere? Quale potenziale sta cercando di emergere? Wow, la regina dei bastoni ci picchia. Il desiderio di non chiedere più il permesso per esistere, per vivere, per fare delle cose, un'energia magnetica, di essere seguita, seguito, ispirante. Però bisogna attraversare tutte le volte in cui non ti sei sentita abbastanza, non ti sei sentito abbastanza. Ok, adesso un oracolo, quale ci mettiamo in questa posizione? Non mi ricordo quello che ho messo agli altri segni. Allora, quale oracolo ci mettiamo in questa posizione? Il tema evolutivo del mese, come vedete è tutto proprio ispirato, ma a me mi sta ispirando, ma questa la volevo mettere dopo, e questo. Tema evolutivo del mese, cosa desidera nascere in te? Sì. Smetti di farti domande, il perché, sul tuo valore, su chi sei. Cioè, fondamentalmente è come se il daimon ti dicesse: il tuo potere mica nasce nonostante ciò che hai attraversato. Il tuo potere nasce soprattutto grazie a ciò che hai attraversato. Quindi la regina di bastoni, che tu sia uomo o donna non importa, è quella figura che non si nasconde più, è passionale, sa che il suo valore non dipende da come la guardano gli altri, perché ha imparato a vivere la sua luce. Io credo che per te questa carta rappresenti la nascita di una nuova sicurezza nell'esprimerti, una parte di te che vuole uscire allo scoperto, anche un talento che vuole essere mostrato, che è lì che vuole essere mostrato, anche un desiderio che vuole essere vissuto. Però prima di far nascere, perché il Daimon mostra che per far nascere questa regina di bastoni è necessario incontrare prima una vecchia ferita, una delusione che hai vissuto in merito al tuo modo di essere, delle parole che ti hanno fatto male, o una delusione, o un momento in cui ti sei sentito o sentito non visto, non riconosciuta, allontanata da ciò che desideravi. Nella visione co-creativa, il tre di spade è proprio il grande messaggero, è il Dio che arriva per mostrarti dove hai ancora consegnato il tuo potere a una ferita del passato non pacificata. Perché? Perché? Domanda profondissima. Sai che cosa ti invita a fare questa carta? Non fermarti a ciò che vedi in superficie. Non ti devi chiedere perché mi è successo questo, ma devi allearti con le emozioni di questo evento, senza chiederti il perché. Questa è l'analisi mentale, ecco perché tu vai via dall'analisi mentale qua. E il sentire meno, non voglio sentire altrimenti soffro troppo. Ma sono le emozioni che plasmano la realtà e generano i miracoli. Quindi, se fate la porta, la porta di agosto, questa ferita si trasforma in potente alleato. Allora, c'è una parte di te che vuole brillare proprio, fortissima, eccola. Una parte di te che vuole brillare proprio laddove un tempo avevi paura. Cioè, c'è una capacità nuova di esprimersi qua. Vediamo nel lavoro, denaro, missione, tre tarocchi e un oracolo. Cosa potrebbe muoversi concretamente nel lavoro e nel denaro e come collaborare con questa energia? Ricordiamo che il denaro
è sempre una conseguenza del modo in cui stai offrendo i tuoi talenti alla vita. Allora, te tarocchi l'oracolo. Ci picchia l'imperatore, 10 di bastoni, infatti. Allora, tu hai la possibilità di realizzare un grande sogno, va bene? Qua c'è la stella, però fammi mettere un altro oracolo, questo. Io mi auguro che tu stia facendo il corso erotico sugli arcani, il viaggio erotico sugli arcani, perché qua in questo mese è fortissima la pratica dell'imperatore, È il primo arcano maggiore che è uscito, la seconda è la stella. Perché la consegna del potere, del controllo, il toro bianco, no? Nulla accade per caso. L'universo ti sta inviando segnali, porta attenzione, certo. Tu sai fare tanto, tu sai reggere tanto, però hai imparato a portare tutti sti pesi da sola o da solo. E poi arriva la stella come medicina. Allora, ci sarà in questo mese un momento in cui sei chiamato a prendere con autorevolezza il tuo posto, a riconoscere il tuo valore, a dare forma solida ai tuoi progetti. L'imperatore non aspetta che le cose accadano, costruisce, pianifica, crea fondamenta, avendo fede negli eventi, restituendo il toro bianco, come ti ho spiegato nel video sull'imperatore. Allora, per te questa carta credo che rappresenti il passaggio dalla moltitudine di idee che hai all'incarnazione concreta. Cioè non basta avere intuizioni, è il momento di dare a queste intuizioni una struttura, una casa. Poi arriva il 10 di bastoni e ti mostra il peso, magari hai portato tante volte la responsabilità, molti compiti, molte aspettative, una parte di te pensa che per realizzare la propria missione devi sempre fare di più, dimostrare di più, controllare di più. Prima legge dello yoga sciamanico, la suprema condotta è assenza di sforzo, non devi sforzarti, devi impegnarti, che non significa sforzarti. Cioè questo peso che stai portando, ma appartiene veramente a te? Questa è la domanda che ti fa il 10 di bastoni. Perché spesso non sei stanca o stanco per il lavoro in sé. Siamo stanchi di portare quello che non è più nostro, le aspettative del mondo, le aspettative degli altri, ci carichiamo senso di responsabilità, se non c'è il senso di responsabilità è la colpa. E poi arriva la stella. Fede nella tua direzione, il ritorno della tua ispirazione, il contatto con qualcosa di più grande. Dopo l'imperatore che costruisce, il 10 di bastoni che ti fa vedere il peso, la stella ti dice non sei qui solo per produrre, sei qui per emanare. La tua missione ha bisogno di struttura, ma di bellezza soprattutto, di ispirazione, di connessione con quello che veramente ti anima. E questo oracolo te la conferma. L'universo ti sta inviando dei segnali, presta attenzione a quello che ti ho detto. Questa carta ti invita a guardare gli incontri che avrai, le coincidenze, le intuizioni improvvise come messaggi del tuo spirito guida. Ma non per vivere aspettando segni ovunque. No, per sviluppare quella sensibilità che ti permette di dialogare con gli eventi. Quindi lo spirito guida si manifesta, potrebbe manifestarsi con nuove direzioni attraverso quello che ti arriva inaspettatamente. Allora, questo mese ti devi dire, ma tu, ma io ti devi dire, sto costruendo il mio destino allineato al mio daimon, veramente quello che mi anima, oppure sto cercando di dimostrare di essere abbastanza a qualcuno, ok? Cioè devi costruire il tempio per il tuo fuoco, questo è. Sì, quindi ragazze e miei ragazzi, fino a questo momento abbiamo visto cosa accade, abbiamo iniziato a vedere gli eventi più profondi e adesso nella seconda parte della lettura noi andiamo a vedere proprio
entriamo nella parte più profonda, cioè non chiediamo più soltanto cosa accadrà, l'abbiamo già visto, ma andiamo a vedere come cooperare con quello che già accadrà, affinché tu possa realizzarti, per non avere letture passive, no? Cioè noi facciamo tarologia co-creativa, per questo sperimentate migliaia di successi, perché facciamo un approccio vero, vero proprio, dove dialoghiamo con la vita, non la subiamo passivamente. Ok. Quindi andiamo a vedere adesso l'ombra del mese, qual è? Un oracolo e una carta di tarocchi e un oracolo. Qual è l'ombra del mese? Cioè il demone che vuole allearsi con te, qual è? Quale emozione sta cercando di raggiungerti? La forza con cui allearti. L'ombra del mese. Allora, la regina di denari. È proprio chiaro, no? Lo vedi che è chiaro? Ok, mo te lo spiego però. Mettiamo la carta degli archetipi. C'è proprio quella necessità di prenderti cura di te, del tuo valore, di ciò che custodisci, di farlo crescere, di farlo fiorire. Ombra del mese. Magari fai l'avvocato, avvocata, però non è solo è un simbolo l'avvocato, no? Allora qua dice aspetto in ombra, aspetto luminoso. Abbiamo chiesto dell'ombra. Abbraccia cause negative e si compromette nelle cause cercando il suo beneficio. Questo è il disturbo, anche la manipolazione inconscia della tua mente razionale. La parte in ombra ti ispira a mettere in pratica la tua compassione. Certo. Io la vedo più come una distorsione di una qualità bellissima. Sai qual è questa qualità? La cura. Allora, la regina di denari è nella luce, no? È colei che nutre, sostiene, crea benessere, porta concretezza, ma quando perde il centro si trasforma nel bisogno tuo di occuparsi di tutto, di tutti, oppure nel cercare sicurezza attraverso il riconoscimento. Allora, quindi c'è una parte di te che rischia di dimenticare te stessa, cioè, allora, una parte di te si dimentica di te mentre cerchi di sostenere gli altri, cioè, non so se mi sono spiegata, perché allora nella sua ombra la regina di denari è quella parte di te, di noi, che rischia di dimenticare se stessa mentre cerca di sostenere gli altri. Ecco, la carta avvocato qua è proprio, ti dice, cioè stai aiutando gli altri perché ami veramente o perché hai bisogno di sentirti necessaria? Questo è il senso. Perché spesso entriamo in alcune battaglie che non ci appartengono. Cioè possiamo difendere persone, possiamo difendere situazioni, possiamo difendere delle idee, a volte fino a perdere il contatto con il nostro centro, cioè consumiamo la nostra energia cercando di salvare quello che magari la vita sta trasformando attraverso un altro percorso, quindi la compassione nella visione sciamanica non significa caricarsi il destino degli altri sulle proprie spalle, ma significa accompagnare senza togliere all'altro, accompagnare l'altra persona senza togliere all'altra persona il viaggio che deve compiere per forza. Se una persona deve soffrire in una determinata circostanza, tu puoi accompagnarla, ma non farla smettere, impedirle quel percorso. Cioè la vera compassione ha un confine ben preciso e dice ti vedo, ti sostengo, ma onoro il cammino che appartiene a te. Quindi per te quest'ombra ti invita a osservare dove la tua mente entra magari in mille cause, in mille problemi, in mille responsabilità, però tu ti dimentichi poi di chiederti ma questa battaglia appartiene davvero alla mia anima o no? Quindi la forza del mese è una compassione radicata, cioè una cura che nasce dall'abbondanza, non dal bisogno di essere indispensabile per gli altri. Cioè tu devi partire dal tuo centro. Cioè non devi salvare il mondo per dimostrare di avere un cuore, questo è. Il tuo cuore illumina di più quando rimane acceso prima di tutto per te. Come fa un albero ad aiutare tutti gli altri alberi della foresta? Fiorendo. E con questo ti ho detto tutto, ok?
Ora, il messaggio dell'amante mistico, prendiamoci le carte degli animali. Messaggio dell'amante mistico. Mettiamoci due carte, mettiamoci una di queste e una di queste. Allora, cos'è questo? Berrendo. Credo che sia, non è un cervo, azione ti dice. Non li so i nomi di tutti gli animali in spagnolo, berrendo, però è bellissima questa immagine perché è la carta come dicitura dell'azione, no? E ti dice adesso è il momento di attuare, di agire, le opportunità sono qui, avanza con fiducia, i tuoi talenti sempre ti aiuteranno ad arrivare in cima. La tua acutezza mentale, proprio tua, e il tuo sentire ti guideranno alla realizzazione. Allora, il tuo amante mistico ti dice: agisci, abbi fede, smetti di mendicare il tuo valore, non salvare tutti, o meglio, salvali, accompagnali, non salvali. Tutto quello che tu fai per gli altri lo devi fare da uno spazio di presenza in te. E adesso devi riprenderti il tuo potere. Questo ti sta dicendo l'amante mistico. E poi riposa, riposa, riposa ad agosto. Cioè, allora, agisce e riposa possono essere in contrasto, no? Non sono in contrasto, perché riposa in merito a questo, cioè non caricarti sulle spalle tutto quello che credi che sia tuo, ma non appartiene, non nutre la tua anima. Agisci per ciò che sono le vere opportunità dell'anima, mi spiego? Sì, assolutamente sì. E qual è la disposizione interiore che ti permette di fare questo? Brilla intensamente, accecando chiunque. Brilla intensamente. Nunca es un errore dar di mismo. Ok, non è un errore brillare fondamentalmente. Ehm, Poi la provare, cioè, incredibile, qua rimettono di nuovo l'attenzione sull'autostima e non permettere che le brutte energie spengano la tua luce. Alcuni ti diranno che sei giusto, altri ti diranno che sei sbagliato. Non permettere di cadere in errore su questo, ok? Ti basta fare la porta di agosto. L'imperatore te l'ho messo qua pure, perché qua tu... Sono cose grosse in questo mese, sono cose grosse. Qua tu ritiri l'investimento energetico da tantissime cause che ti pesano e brilli finalmente, mi spiego? Sì, vediamo nell'amore, lo volevo fare prima l'amore, ma mi sono dimenticata. Ho seguito prima tutta la parte, insomma, quello che avete visto. Vediamo nell'amore, relazioni amore. Relazione amore, cosa potrebbe manifestarsi nell'amore? Quale relazione desidera evolvere attraverso di te? Paggio di spade, mettiamola qua. Tre di coppe. Bellissimo, c'è il mondo. Ti chiedono leggerezza qua, Però aspetta, vediamo, mettiamo quest'altra. Ostacoli materiali finanziari. In questo mese l'amore vuole espandersi, però ci sono delle preoccupazioni pratiche, pratiche, pratiche. Ecco perché ti dico di mantenere leggerezza. Quindi, allora, io qua vedo una persona molto intelligente, molto curiosa, comunicativa, che ama confrontarsi, fare domande, no?
una persona che, il paggio di spade mi parla di una persona che ha bisogno di costruire prima una connessione attraverso il dialogo, puoi essere tu, l'altra persona, e il 3 di coppe mi parla di incontri, porta leggerezza, mi parla di condivisioni, occasioni sociali, e io qua credo che per te agosto sarà un mese in cui l'amore nasce proprio attraverso un ambiente conviviale, una festa, una vacanza, un gruppo di persone, oppure un'amicizia che lentamente si trasforma in qualcosa di più. Se sei già in coppia, questa carta può invitare a ritrovare il piacere dello stare insieme, semplicemente. Ehm, cioè, se sei in coppia, questa carta mi dice che non ci sono relazioni, non ci sono solo problemi da risolvere in una relazione, no? Ma ci sono momenti di gioia. E il mondo parla di completezza e di compimento, di una relazione che può raggiungere una nuova maturità, di una chiusura che permette una nuova apertura. Per alcuni di voi potrebbe indicare un incontro con una persona magari proveniente anche da un'altra città, che la incontri a una festa, che la incontri, non lo so, sai, siamo durante le vacanze estive, quindi puoi incontrare questa persona. Per altri di voi invece rappresenta il mondo, il superamento di una fase importante nella relazione. È come se il Diamond ti dice l'amore desidera diventare più grande rispetto a prima. E poi c'è la carta ostacoli materiali finanziari che non necessariamente ci sono, mi parla di problemi economici, mi mette soprattutto l'attenzione a delle preoccupazioni pratiche che possono entrare nella relazione, magari preoccupazioni rispetto al tempo, rispetto al lavoro o una distanza, il mondo e può essere una distanza o delle responsabilità economiche. Oppure sai che cos'è anche la convinzione di dover sistemare prima le cose materiali per meritare l'amore. Allora il Diamond ti dice non lasciare che le preoccupazioni della materia, qualsiasi esse siano, chiudano il cuore. Cioè la materia va onorata, ma non deve diventare il criterio con cui tu ti misuri la possibilità di amare, no? Quindi è come se ti facessi una domanda in questo mese, ma tu stai aspettando che tutto sia perfetto per aprire il cuore? Oppure stai imparando a costruire l'amore dentro una realtà che già stai vivendo in questo momento? Questa lettura mi parla di un'amicizia che diventa amore, oppure di un dialogo che crea fiducia tra le persone che si conoscono, che crescono insieme. Dalla gioia, sì. Vediamo un po' con i miei oracoli lui lei cosa dirà l'altra persona. I miei oracoli potete trovare sotto l'info box in descrizione. Stasera faccio l'amore con te. Sì, allora, quale cose si maturano a mezzo del dialogo, della convivialità, della bellezza, poi si maturano ancora di più attraverso il rapporto fisico, una persona che ti pensa anche a distanza. Vediamo di metterne un'altra che ti guarda, che ti osserva e ti dice siamo totalmente diversi, siamo unici, siamo fatti l'uno per l'altra. Quindi questa è una persona molto, come dire, che comprende il valore della diversità, non la vede come una diminuzione, ma la vede come un arricchimento. Bellissimo. Ragazze mie e ragazzi, una stesa veramente bellissima. Ricorda chi sei, Samasati, il grande mantra, Samasati, perché è la porta, è il mese della magia. Detto questo, io concludo qua. Ti faccio un grandissimo in bocca al lupo. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua.